Il video pubblicato integralmente è stato girato in montagna in una giornata di caccia d'ottobre e ritrae lo strano comportamento di una lepre inseguita da una muta di segugi, non di mia proprietà. Il video è veramente spettacolare sia per lo stravagante comportamento della lepre che quello dei cani e quindi si presta ad un approfondimento sull'olfattazione dei segugi su lepre. Era una tarda mattinata e mi trovavo vicino alla macchina mentre facevo rientro con la mia muta dopo una cacciata in montagna, quando sentii le voci di una seguita arrivare dal versante opposto. Voltai lo sguardo in quella direzione e vidi a 100 metri da me arrivare una grossa lepre su una strada imbrecciata che in prossimità di un tornante si ferma, torna indietro e poi di nuovo verso di me, esercitando quello che in gergo si chiama doppia trimessa. L'animale si fermò prima da un lato della strada, poi sempre con lo sguardo e udito vigile nella direzione degli inseguitori, gattonando, incollata al terreno, si spostò di 1 o 2 metri per accovarsi dal lato opposto, ponendosi, come spesso accade, in direzione opposta alla precedente, con lo sguardo e udito nella stessa direzione di arrivo dei cani che la inseguivano. In quella posizione la fuggitiva trascorse circa 5 minuti, in cui alternava movimenti di immobilità assoluta a momenti di attenzione, con l'orientamento delle orecchie nella direzione d'arrivo dei cani. Quando i cani furono ormai a poche decine di metri, la lepre si schiacciò completamente a terra e lì rimase assolutamente ferma, confidando nel suo noto immobilismo mimetico. Questo è il primo dilemma da sciogliere: perché l'animale sceglie di accovarsi direttamente sulla strada dove era facilmente individuabile, quando avrebbe potuto benissimo spostarsi dal luogo in cui aveva compiuto la doppia e dove era sicuramente più mimetizzata? Probabilmente la lepre sperava che i cani in corsa passassero ben oltre di varie decine di metri per poi ripartire del tutto indisturbata nella direzione d'arrivo, provocando così un fallo su strada di difficile soluzione. La muta invece, appena ispezionato velocemente il circondario, arrivando quasi a sfiorare la lepre, che rimase perfettamente immobile, ripiegò sui suoi passi, impedendo così alla preda di poter abbandonare quel covo provvisorio. Il secondo quesito che viene spontaneo è il seguente: perché la lepre è rimasta immobile malgrado la pressante vicinanza dei cani, che sono passati ad appena qualche centimetro di distanza? La lepre conosce benissimo i limiti dei suoi antagonisti, sapendo di poter istintivamente confidare nella sua immobilità mimetica che l'avrebbe resa praticamente invisibile anche in quel contesto. Tornando alla vicenda, passati un paio di minuti, i cani tornarono nuovamente sul fallo di interruzione della traccia, ma anche questa volta senza arrivare sulla lepre. La terza volta, per una casuale fatalità, a termine di vari tentativi infruttuosi, uno dei cani incocciò nella lepre che così, sentitasi scoperta, partì prontamente. E qui sorge la terza e sicuramente la più importante delle domande: perché i cani, malgrado la vicinanza all'animale ed i ripetuti tentativi, non l'hanno minimamente avvertita? Tentando di rispondere a questa domanda, che di fatto è collegata anche alle due precedenti perché spiega più in generale il rapporto di interazione tra segugio e lepre, dobbiamo approfondire brevemente il concetto di olfattazione del segugio. La percezione di un odore da parte del cane avviene essenzialmente in due diversi modi, uno strettamente fisiologico, l'altro psicologico. Il primo è attivato dai recettori presenti nel naso, che vengono a loro volta attivati dalle molecole odoranti dissolte nell'aria o ancorate al terreno, i quali generano stimoli elettrici inviati al cervello, che decodifica il segnale e lo associa attraverso la memoria alle varie sostanze conosciute. Il secondo, quello psicologico, è attivato invece dalle esperienze, dai ricordi, dalle emozioni che ciascun cane associa ad un determinato odore, attivando associazioni e stimoli emotivi, dando nel cane segugio una risposta come il movimento del corpo, della coda, la voce, eccetera. Questa catalogazione degli odori è nel cane fondamentale. Mentre l'uomo memorizza cose ed eventi con un archivio di immagini ottiche, essendo appunto la vista il suo senso di elezione, il cane, avendo come senso di elezione l'olfatto, memorizza cose ed eventi con un archivio di immagini legate ad un distinguo di odori che ingenerano in lui emozioni e stimoli. Come molti cinofili già sapranno, l'apparato olfattivo dei cani è particolarmente sviluppato e dotato di una mucosa recettiva 20-30 volte superiore e con cellule recettive ben più sviluppate rispetto a quello umano, consentendo di percepire e discernere gli odori in maniera nettamente superiore. Anche il suo cervello si è evoluto a favore della codificazione di questi stimoli esterni e conseguentemente alcuni aspetti morfologici della testa, come i seni frontali, la canna nasale, la disposizione delle orecchie, eccetera,
si sono modificate nel tempo per poter meglio percepire le tracce odorose. Ne risulta una capacità di distinguere gli odori enormemente superiore a quella dell'uomo, valutabile in diverse migliaia di volte. L'odore della lepre, esattamente come quello di altre prede, è costituito da molecole odorose rilasciate sotto due forme principali. La prima attraverso particelle odorose rilasciate indirettamente dalla lepre e ancorate al terreno, che ha avuto contatto con i piedi e col ventre dell'animale e che rilascia molecole odorose volatili a distanza di svariate ore in funzione di diversi fattori ambientali. La seconda sotto forma di molecole odorose fluttuanti nell'aria e rilasciate direttamente dalla lepre, ovvero dal suo flusso respiratorio, da ormoni sessuali, eccetera. Va subito detto che il rilascio di queste tracce odorose è del tutto involontario da parte della preda e non può essere bloccato, come invece qualcuno erroneamente ipotizza. Una lepre può interrompere i propri movimenti volontari, come la respirazione per alcuni secondi, ma non certamente l'emanazione di odori, in quanto atto del tutto involontario e quindi non sopprimibile. Le due emanazioni odorose appena trattate, diretta e indiretta, sono tra loro del tutto differenti e perfettamente distinguibili dai cani, che infatti possono distinguere esattamente una passata lasciata dalla lepre alcune ore prima, come vediamo ad esempio nell'accostamento, rispetto ad una traccia aerea prodotta da un animale in fuga, come vediamo ad esempio nella seguita, comportandosi di conseguenza e modulando diversamente voce, andatura, movimento del corpo. A questo punto però è necessario rammentare le due ben distinte modalità di percepire queste due fonti odorose messe in atto dai cani da caccia. Il teleolfatto viene intesa come la capacità di intercettare e distinguere le emanazioni odorose disperse nell'aria e prodotte direttamente dall'animale, che fluttuano nell'aria. Questa attitudine è tipica dei cani da ferma, che grazie alla canna nasale inclinata verso l'alto, l'ampio torace con ampi atti respiratori, inalano grandi masse d'aria per individuare in piena corsa le particelle odorose ben diluite nell'aria stessa, percependo così la presenza della preda nascosta a distanza di diversi metri o decine di metri. Per microolfatto, invece, viene intesa la capacità di intercettare e distinguere le emanazioni odorose della preda provenienti da terra e prodotte da sostanze organiche abbandonate sul terreno, feci, urine, peli, oppure da particelle odorose ancorate a elementi del fondo come pietre, erba, terreno, eccetera, e lasciate dall'animale al suo passaggio. Si tratta di una traccia odorosa aderente al terreno, la cui permanenza nel tempo e la cui emanazione in atmosfera sono fortemente influenzate da diversi fattori ambientali e climatici. Questa attitudine a recepire tracce lasciate dalla preda sul terreno è tipica dei cani da seguita, che indagano con il naso sempre incollato al terreno per recepire piccole tracce odorose, grazie alla lunga canna nasale inclinata verso il basso e dai piccoli seni frontali. I segugi, emettendo brevi e regolari atti respiratori alternati a sbuffi d'aria, riescono a inalare piccole quantità d'aria contenenti in concentrazione piuttosto elevata dette molecole odorose. Questa specializzazione del segugio gli consente di seguire efficacemente una traccia odorosa lasciata dalla preda anche svariate ore prima, come normalmente avviene nella fase di accostamento sulla passata notturna o nel rintraccio dell'animale inseguito. I segugi comunque, sebbene specializzati nel microolfatto sul terreno, utilizzano talvolta anch'essi il teleolfatto, ricercando le particelle odorose volatili disperse in aria, pur non avendo un apparato recettore specializzato a questa funzione. Uno di questi frangenti è quello in fase di scopo, quando il segugio a testa alta scruta col naso il folto alla ricerca dell'animale nascosto e immobile. In questo modo il cane si addentra nel covo d'odore che diventerà sempre più ristretto e intenso all'approssimarsi dello stesso. Il secondo caso di questa fattispecie si verifica quando il segugio insegue l'animale in fuga, seguendo la scia odorosa lasciata dalla preda da poco passata. Questa scia dovrebbe logicamente avere una forma di cono, con l'apice nei pressi dell'animale in fuga, avere una sezione gradualmente più ampia man mano che ci spostiamo sul suo percorso, fino a scomparire del tutto dopo alcuni minuti dal suo passaggio. In questo frangente, più il segugio in seguita mantiene la testa bassa, rimanendo vincolato alla traccia odorosa ancorata al terreno, più l'azione tenderà a rallentare col procedere del tempo. Viceversa, più il segugio alza la testa, svincolandosi dalla traccia odorosa a terra, più riesce a mantenere la giusta direzione del cono odoroso fluttuante, dando velocità, fluidità e persistenza all'azione di seguita.
Una volta acquisita questa netta distinzione tra gli approcci del segugio alla traccia odorosa, si può più agevolmente comprendere la risposta del terzo quesito per spiegare l'interazione tra cani e lepre nel nostro episodio. La muta, al momento del suo arrivo sulla scena, trascorsi circa 5 minuti dall'arrivo della lepre, era intenta nella sua azione di seguita su strada, rintracciando le particelle odorose lasciate dalla fuggitiva in corsa ed ancorate sul fondo stradale. Il suo lavoro, infatti, si interrompeva sempre nel punto in cui la lepre aveva cessato di toccare il terreno, a pochi centimetri dall'animale stesso. I segugi così impegnati esclusivamente sulla percezione olfattiva, con il naso incollato al terreno, facendo largo uso della micro-olfattazione, non avevano nessuna possibilità di intercettare l'emanazione diretta, comunque prodotta dalla lepre accovata a pochi passi. La lepre quindi, pur emettendo emanazione volatile, risultava totalmente invisibile al naso di quei cani, fino a che, più o meno casualmente, uno di essi non vi è incappato. Se gli stessi segugi invece, intuendo o almeno ipotizzando che la lepre si fosse accovata nei pressi, avessero ricercato le particelle direttamente emesse dalla lepre, come alcuni segugi fanno a testa alta in prossimità del covo, la lepre sarebbe stata individuata e riscovata. Questa interpretazione può essere usata anche per spiegare altre analoghe circostanze in cui si verifica il passaggio improvviso tra le due differenti emanazioni, con comportamenti dei cani che ad una superficiale analisi ci appaiono inspiegabili. Ad esempio, quando il segugio, impegnato nella passata notturna, incoccia casualmente con una lepre accovata nel prato o nel maggese, senza che il cane ne percepisca minimamente la presenza. Oppure quando il cane, impegnato nella passata notturna, una volta arrivato sulla traccia della lepre che ha da poco abbandonato il covo, non riesca a percepirla minimamente, se non dopo un certo approfondimento sulla traccia stessa. Sulla base di queste considerazioni si potrebbe concludere che i cani del video si sono comportati correttamente, seguendo fedelmente col microolfatto la traccia odorosa calda lasciata sul terreno e finendo più volte il loro percorso vicino all'animale inseguito. L'utilizzo però della sola olfattazione ha impedito a quei segugi di scoprire la presenza della lepre, rendendola di fatto invisibile. D'altra parte era difficilmente ipotizzabile che la loro preda fosse rimessa a pochi metri e dal pulito. Quei segugi quindi non hanno ritenuto necessario in quel frangente specifico l'utilizzo congiunto di microsfron e telesfron, come invece il segugio deve adeguatamente operare in prossimità del covo. Ad avvalorare questa tesi sull'episodio è evidente la circostanza che quando la lepre salta dal suo covo temporaneo, il cane che ci aveva casualmente incocciato rimane per alcuni minuti interdetto e ammutolito prima di partire all'inseguimento, a ulteriore dimostrazione che non si aspettava minimamente la presenza dell'animale. Anche la voce da questo emessa in quella circostanza non è stata quella caratteristica di scovo.